Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so che vi interessa tanto, perché ho visto un sacco di domande e commenti a riguardo. Oggi, infatti, ci addentreremo nel mondo di Burak e Neslihan, una coppia che ha fatto sognare tantissimi di noi con la loro chimica sullo schermo. Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, le cose non sono sempre così semplici come sembrano. Parleremo della famosa crisi, della pace fatta e cercheremo di capire, per quanto possibile, qual è la verità dietro a tutte queste voci. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti che porto. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E se vi va, lasciate un like a questo video se l'argomento vi incuriosisce. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a portare sempre contenuti di qualità. Bene, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel cuore della questione. Burak Özçivit e Neslihan Atagül. Due nomi che risuonano forti nel panorama delle serie turche, due attori di talento che hanno saputo catturare il cuore del pubblico internazionale. La loro interpretazione in Kara Sevda è stata a dir poco magistrale, creando una connessione sullo schermo che ha fatto sognare milioni di persone. Ma, come dicevo, la realtà a volte è molto diversa dalla finzione. Fin da subito, durante le riprese di Kara Sevda, sono iniziate a circolare voci su una presunta rivalità, se non addirittura un'antipatia, tra Burak e Neslihan. Voci che, ovviamente, non sono mai state confermate apertamente dai diretti interessati, ma che hanno continuato a serpeggiare nel tempo, alimentate da sguardi forse un po' troppo freddi durante le interviste congiunte o da mancate interazioni sui social media. Insomma, piccoli indizi che, messi insieme, hanno fatto pensare a molti che tra i due non scorresse buon sangue. C'è da dire che, quando si lavora a stretto contatto per un periodo prolungato, soprattutto in un ambiente stressante come quello di un set televisivo, è normale che possano nascere delle tensioni. Figuriamoci poi se si è costantemente sotto i riflettori e l'attenzione dei media è sempre puntata addosso. La pressione può essere enorme e le dinamiche interpersonali possono diventare complesse. E poi, diciamocela tutta, il mondo del gossip è sempre pronto ad amplificare qualsiasi piccola scaramuccia, trasformandola in una vera e propria guerra. E in questo caso, la presunta rivalità tra Burak e Neslihan ha fatto decisamente vendere molte riviste e generare un sacco di click. Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, alimentando ulteriormente le voci di crisi? Beh, qui entriamo nel campo delle supposizioni, perché non ci sono certezze assolute. Alcuni sostengono che il problema sia nato da divergenze creative, da interpretazioni diverse dei personaggi o da una competizione sul set per avere maggiore risalto. Altri, invece, ipotizzano che siano state questioni di gelosia a creare attriti. Neslihan, come sapete, è sposata con Kadir Dulu, un altro attore turco molto amato, e Burak è sposato con Fariye Evcen, anche lei una star del cinema turco. Insomma, un intreccio di personalità forti e di storie d'amore che, se mescolate, possono creare scintille. Ovviamente, queste sono solo ipotesi, illazioni basate su indiscrezioni e rumors. La verità, come spesso accade, la conoscono solo i diretti interessati. E forse, nemmeno loro del tutto. Ma allora, cosa è successo dopo la fine di Kara Sevda? Le voci di crisi si sono affievolite? Sembrerebbe di sì. Negli ultimi tempi, infatti, si è parlato di una pace fatta tra Burak e Neslihan. Addirittura, alcune fonti hanno riportato di un incontro chiarificatore tra i due, durante il quale avrebbero messo da parte le incomprensioni e ritrovato un terreno comune. Come sempre, la verità è difficile da accertare, ma ci sono alcuni segnali che sembrano andare in questa direzione. Ad esempio, in occasione di eventi pubblici o interviste, Burak e Neslihan hanno mostrato un atteggiamento più disteso e cordiale l'uno verso l'altra. Certo, non si sono abbracciati o scambiati effusioni plateali, ma il clima sembra essere decisamente più sereno rispetto al passato. Inoltre, sui social media, si sono registrati alcuni mi piace e commenti reciproci, piccoli gesti che, in un mondo come quello dello spettacolo, possono avere un significato importante. Insomma, sembra che i due abbiano deciso di mettere una pietra sopra alle vecchie ruggini e di concentrarsi sul futuro, sia personale che professionale. Ma, attenzione, non illudiamoci che siano diventati migliori amici.
Probabilmente, tra Burak e Neslihan non ci sarà mai un'amicizia profonda come quella che li legava ai loro personaggi in Kara Sevda. Ma è possibile che abbiano raggiunto una sorta di compromesso, un accordo tacito Per convivere pacificamente e per rispettare il lavoro e la carriera l'uno dell'altra. E in fondo, questo è quello che conta davvero. Che due professionisti di talento come Burak e Neslihan siano in grado di superare le divergenze personali e di continuare a regalare al pubblico interpretazioni memorabili. Perché, diciamocela tutta, vederli recitare insieme è sempre un piacere. Quindi, ricapitolando, cosa possiamo dire della vicenda Burak e Neslihan? Che la presunta crisi è stata probabilmente amplificata dai media e dai rumors, che ci sono state sicuramente delle tensioni tra i due durante le riprese di Kara Sevda, ma che sembra che abbiano trovato un modo per superarle e per andare avanti. La verità assoluta, come spesso accade, la conoscono solo loro. Ma l'importante è che, almeno apparentemente, abbiano fatto la pace e che siano pronti a nuove sfide professionali. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza sulla vicenda Burak e Neslihan. Ovviamente, ho cercato di essere il più obiettivo possibile, basandomi sulle informazioni disponibili e cercando di evitare speculazioni inutili. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate di questa storia? Credete che tra Burak e Neslihan ci sia stata davvero una crisi profonda o che si sia trattato solo di un'esagerazione dei media? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Grazie ancora per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ok ragazzi, rieccoci. Dopo aver fatto un quadro generale sulla situazione, vorrei approfondire un po' di più alcuni aspetti che, secondo me, sono fondamentali per capire meglio questa vicenda. Innanzitutto, parliamo di Kara Sevda. Questa serie, che in italiano potremmo tradurre come Amore Nero, è stata un vero e proprio fenomeno globale. La storia d'amore tormentata tra Kemal, interpretato da Burak Özçivit, e Nihan, interpretata da Neslihan Atagul, ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. La chimica tra i due attori era palpabile, intensa, quasi magnetica. Ed è proprio questa alchimia che ha contribuito in modo determinante al successo della serie. Ma, come spesso accade, dietro le quinte le cose erano molto diverse. Se sullo schermo Kemal e Nihan si amavano alla follia, nella realtà Burak e Neslihan sembravano non sopportarsi. O almeno, questo è quello che si percepiva dalle indiscrezioni e dai gossip che circolavano sul set. E qui entra in gioco un elemento cruciale, l'effetto lente di ingrandimento dei media. Quando due attori protagonisti di una serie di successo come Kara Sevda vengono percepiti come rivali, la notizia fa il giro del mondo in un batter d'occhio. Ogni sguardo di traverso, ogni parola fuori posto, ogni mancata interazione sui social media viene analizzata, interpretata e amplificata all'ennesima potenza. In questo contesto, è facile che una semplice tensione sul set, magari dovuta allo stress del lavoro o a divergenze creative, si trasformi in una vera e propria guerra tra i due attori. E i media, ovviamente, fanno di tutto per alimentare questa narrazione, perché sanno che fa audience e che fa vendere. Ma cerchiamo di scavare un po' più a fondo sulle possibili cause di questa presunta rivalità. Come ho accennato prima, una delle ipotesi più accreditate riguarda le divergenze creative. Burak e Neslihan, pur essendo entrambi attori di talento, potrebbero avere avuto visioni diverse sui loro personaggi e su come interpretare le scene. Magari Burak, che ha una personalità più estroversa e un approccio più maschile alla recitazione, voleva dare al suo personaggio un'impronta più forte e decisa. Neslihan, d'altra parte, che è un'attrice più introspettiva e sensibile, potrebbe aver preferito un'interpretazione più sfumata e psicologica del suo personaggio. Queste divergenze, se non gestite correttamente, possono creare tensioni e attriti sul set. Soprattutto se, come spesso accade, gli attori sono sotto pressione per rispettare i tempi di produzione e per soddisfare le aspettative del pubblico. Un'altra possibile causa di rivalità potrebbe essere stata la competizione per avere maggiore risalto nella serie. Kara Sevda è una serie corale, con molti personaggi importanti e diverse storyline che si intrecciano tra loro. In questo contesto,
È comprensibile che gli attori protagonisti vogliano avere il giusto spazio e il giusto riconoscimento per il loro lavoro. Magari Burak e Neslihan, inconsciamente o consciamente, si sono trovati a competere per attirare l'attenzione del pubblico e dei media. E questa competizione, se non controllata, può degenerare in rivalità e antipatia. Ma c'è anche un'altra ipotesi, forse ancora più intrigante, che riguarda le dinamiche personali tra i due attori e i loro rispettivi partner. Come ho detto prima, Neslihan è sposata con Kadir Dulu, mentre Burak è sposato con Fahriye Evcen. Entrambi i matrimoni sono molto seguiti e ammirati dal pubblico turco. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni, tra Fahriye Evcen e Neslihan Atagul non correrebbe buon sangue. Sembra che le due attrici non si siano mai particolarmente simpatiche e che ci siano stati alcuni episodi di tensione tra loro. Se questa indiscrezione fosse vera, potrebbe aver influenzato anche il rapporto tra Burak e Neslihan. Magari Burak, per proteggere la moglie, si è trovato a prendere le distanze da Neslihan e a non frequentarla fuori dal set. E questa distanza, a sua volta, potrebbe aver alimentato le voci di rivalità e antipatia. Ovviamente, queste sono solo ipotesi, congetture basate su rumors e indiscrezioni. La verità, come ho detto più volte, la conoscono solo i diretti interessati. Ma è importante considerare tutte le possibili cause per avere un quadro completo della situazione. Ora, passiamo alla fase successiva, la presunta pace fatta. Dopo la fine di Kara Sevda, le voci di crisi tra Burak e Neslihan si sono affievolite. Anzi, in alcuni casi si è parlato addirittura di un riavvicinamento tra i due attori. Come ho detto prima, ci sono alcuni segnali che sembrano andare in questa direzione. Ad esempio, in occasione di eventi pubblici o interviste, Burak e Neslihan hanno mostrato un atteggiamento più disteso e cordiale l'uno verso l'altra. Certo, non si sono abbracciati o scambiati effusioni plateali, ma il clima sembra essere decisamente più sereno rispetto al passato. Inoltre, sui social media, si sono registrati alcuni mi piace e commenti reciproci, piccoli gesti che, in un mondo come quello dello spettacolo, possono avere un significato importante. Insomma, sembra che i due abbiano deciso di mettere una pietra sopra alle vecchie ruggini e di concentrarsi sul futuro, sia personale che professionale. Ma cosa ha portato a questo presunto riavvicinamento? Beh, anche qui possiamo fare solo delle ipotesi. Forse Burak e Neslihan, con il passare del tempo, hanno capito che la loro rivalità era sterile e controproducente. Forse si sono resi conto che, nonostante le divergenze personali, sono entrambi professionisti di talento e che hanno molto da guadagnare collaborando insieme. Oppure, più semplicemente, si sono stancati di essere costantemente al centro del gossip e hanno deciso di mettere fine alle speculazioni e alle illazioni. Qualunque sia stata la ragione, sembra che Burak e Neslihan abbiano trovato un modo per superare le loro divergenze e per convivere pacificamente. E questo, in fondo, è quello che conta davvero. Che due attori di talento come Burak e Neslihan siano in grado di mettere da parte le loro incomprensioni e di continuare a regalare al pubblico interpretazioni memorabili. Perché, diciamocela tutta, vederli recitare insieme è sempre un piacere, anche se non si amano nella vita reale. Prima di concludere, vorrei fare una piccola riflessione sul ruolo dei fan in questa vicenda. Come sapete, i fan di Kara Sevda sono molto appassionati e affezionati ai loro beniamini. Molti di loro hanno seguito con trepidazione la storia d'amore tra Kemal e Nihan e si sono identificati con i personaggi interpretati da Burak e Neslihan. Di conseguenza, quando sono iniziate a circolare le voci di rivalità tra i due attori, molti fan si sono sentiti delusi e traditi. Alcuni hanno preso le difese di Burak, accusando Neslihan di essere arrogante e antipatica. Altri hanno preso le difese di Neslihan, accusando Burak di essere egocentrico e presuntuoso. In questo clima di polarizzazione, è facile perdere di vista la realtà dei fatti e lasciarsi trasportare dalle emozioni. È importante ricordare che Burak e Neslihan sono prima di tutto degli attori e che il loro compito è quello di interpretare dei ruoli. Non possiamo pretendere che si comportino nella vita reale come i personaggi che interpretano sullo schermo. E soprattutto, non dobbiamo giudicare le loro vite personali e le loro scelte. Burak e Neslihan hanno il diritto di vivere la loro vita come meglio credono, senza dover rendere conto a nessuno. Spero che questa lunga disamina vi sia stata utile per capire meglio la vicenda Burak e Neslihan. Ho cercato di essere il più obiettivo possibile, basandomi sulle informazioni disponibili e cercando di evitare speculazioni inutili. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate di questa storia?
Credete che tra Burak e Neslihan ci sia stata davvero una crisi profonda o che si sia trattato solo di un'esagerazione dei media? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora. Fatto! Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Grazie ancora per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Spero che questo approfondimento vi sia piaciuto. Cercherò di tenervi aggiornati su eventuali novità riguardanti Burak e Neslihan. Alla prossima!